Una domanda per l'avvocato Vittorio De Luca. La sanzione per le procedure che si concludono senza accordo sindacale è pesante. A questo punto si è quasi incentivati a non presentare il piano? Quindi un effetto paradossale della norma? Sì, come ho detto prima, si fa fatica a capire quali siano le logiche sottostanti al sistema sanzionatorio, che è stato rivisto profondamente con il decreto aiuti-ter, quindi a settembre del 2022 e con la conversione poi nel mese di novembre. Apparentemente è così, perché la sanzione per la comunicazione, il piano non completo o non presentato è inferiore rispetto al mancato raggiungimento dell'accordo. Sembrerebbe quasi che il legislatore voglia punire in modo straordinario l'importo complessivo del ticket di licenziamento. Arriva a 75.000 euro per ogni dipendente, quindi punire in modo straordinario il datore di lavoro che non raggiunge l'accordo. Adesso, come tutti sappiamo, l'accordo presuppone la volontà di entrambe le parti. Ci possono essere molte ragioni per le quali le parti non riescono a raggiungere un accordo, quindi si fa fatica a capire quale sia il motivo. Da qui non riesco però ad arrivare alla conclusione che sia quasi meglio non presentare il piano piuttosto che non fare l'accordo sul piano, perché in realtà in quel caso scatta l'attività antisindacale, perché anche alla luce delle sentenze che citavo prima è facile che in quel caso c'è il venir meno da parte del datore di lavoro a un obbligo di legge che deve essere seguito e a cui il datore di lavoro deve adempiere in modo estremamente puntuale. Il Ministero dell'Industria è chiamato a una verifica puntuale della corrispondenza tra il requisito di legge, quindi quei 4 punti, 5 punti che erano indicati nella mia slide, no? Del contenuto, il menù del contenuto del piano, e quindi il datore di lavoro che dovesse non presentare nemmeno il piano si espone a delle conseguenze particolarmente pesanti che non mi sentirei di consigliare a nessuno. Okay. Quindi un percorso difficile ma comunque da fare, insomma, da completare, perché l'alternativa è anche peggio forse. Certamente. Okay. E poi nulla vieta, no? Abbiamo parlato di un periodo straordinariamente lungo che può anche superare i 9 mesi, ma nel momento invece in cui si dovesse raggiungere un accordo i tempi si accorciano, no? Come è sempre avvenuto anche con le procedure di licenziamento collettivo, una volta che c'è l'accordo con le organizzazioni sindacali, poi la procedura è conclusa.